Allora, siamo qui con Piero Dorfles, giornalista, critico letterario, molto noto della TV. Si è appena concluso un incontro all'Istituto di Cultura su The History Italian Television, in cui è stato il discursus della TV italiana fino ad oggi. Ecco, lei è stato molto pessimista nell'escursus, è partito dalla parte educativa della RAI, del carosello, dei sceneggiati, fino alla parte commerciale di Berlusconi, e pare che gli ultimi periodi sono sempre peggiori per la TV italiana. Lei proprio non vede speranza, c'è qualcosa che vede di positivo nella TV italiana di oggi? Ma io non vorrei essere più negativo del necessario. Se la televisione ha smesso di essere una televisione pedagogica è perché forse aveva esaurito quel compito ed eravamo arrivati forse a una capacità collettiva di comprensione e di scolarizzazione che non aveva più bisogno di un servizio pubblico che educasse la gente. Perché riguarda invece la capacità della televisione comunque di essere veicolo di intelligenza, riflessione e analisi critica, su questo io temo che si debba riflettere soltanto sul fatto che oggi la televisione è quello che il pubblico chiede, non può essere imposta dall'alto. E se il pubblico ha quel tipo di interesse e se quelle cose che abbiamo attraverso hanno successo, vuol dire che quello è il canale che in questo momento funziona. La domanda di fondo quindi è: esiste un pubblico diverso? La risposta è no. Si può modificare il pubblico? Io penso solo con la crescita della scolarizzazione e della cultura collettiva, altrimenti la televisione continuerà a essere quello che il pubblico chiede. Senta, 2 giorni fa è morto Bernard Pivot, è un personaggio francese che è autore dell'Apostrofo, una rubrica di libri molto famosa in Francia, che si è cercato di imitare in Italia. In Italia ci sono stati vari tentativi, da Baricco a Augias, a un paio di libri, che l'ha visto protagonista per tanti anni. Mi ricordo, io sono ormai via da quasi 20 anni dall'Italia, si parla spesso di portare i libri in TV. Il dibattito c'è ancora in Italia, un po' di libri ha chiuso, c'è ancora spazio per i libri in TV, oppure è qualcosa di desueto che non ha più un dibattito? Allora, ci sono spazi solo sulle reti dedicate. In Italia c'è il canale, la quinta rete della televisione e Rai Storia, che trasmettono quasi solo programmi informativi e scientifici, con ampio spazio per la lettura. Qualcosa nella terza rete televisiva c'è, un programma che va in onda tutti i giorni a mezzogiorno, che parla solo di libri, e al sabato e la domenica un altro paio di spazi. Sono piccoli spazi, sono spazi limitati, per un semplice motivo: se fossero più grandi non ci sarebbe abbastanza pubblico da giustificare l'investimento pubblicitario che in quegli orari di solito si fa. C'è insomma in qualche modo una divaricazione tra quello che è il pubblico della televisione e i lettori. I lettori non guardano la televisione, se li guardano la televisione non leggono, per dirla in rapida sintesi. Dove quei rari casi in cui questi due pubblici si incrociano, difficilmente si ottiene un pubblico che supera in 5, 6, 700 mila ascoltatori, che vuol dire un della popolazione. Se è così, noi dobbiamo ammettere che purtroppo il problema non è che la televisione non parla di libri, è che gli italiani non leggono. L'ultima domanda d'attualità. Ieri c'è stato Serena Bortone, ha ricevuto dalla RAI la richiesta, un'indagine sul suo comportamento per il caso Scurati. Lei è un uomo, un aziendalista, ha passato la vita in RAI. Vorrei chiedere, più che sul caso specifico, lei vede in RAI un cambiamento culturale negli ultimi anni? Senza aver parlato, l'Italia alla sinistra controlla la cultura, manca uno spazio per chi la pensa diversamente. Pare che questo spazio si stia creando in modo un po' particolare in Italia. Come vede questa situazione? C'è un cambiamento culturale in atto in RAI in questo periodo? Sì. La risposta è: c'è un cambiamento culturale, e questo cambiamento purtroppo non ha niente a che fare con un cambiamento politico, come qualcuno pensa. È semplicemente un decadimento delle zone di cultura esistenti verso dimensioni molto banali e insignificanti spesso della trasmissione culturale. Il fatto che si possa fare una trasmissione su Berlusconi, e oggi questo è uno degli ultimi prodotti della televisione, personaggio sicuramente centrale nella storia degli ultimi 20 anni del nostro paese, ma pluripregiudicato e notoriamente legato ad ambienti, se non mafiosi, quantomeno molto vicini, visto il suo braccio destro è stato condannato per mafia. Questo mi dice che cosa può succedere in una televisione pubblica in un momento in cui l'attenzione collettiva cala verso la qualità e la dignità del prodotto.
che questa dignità e questa qualità siano scadenti. Lo dimostrano una serie di esempi come questo, che ci fanno dire che evidentemente non solo non c'è grande tensione perché riguarda il prodotto radiotelevisivo, ma che per certi versi c'è anche una tendenza a sopravvalutare quelle che possono essere le rivalutazioni di personaggi di scarso livello.